Ciao a tutti, qual è il principio base non negoziabile della seduzione? Esiste un principio base ed è questo: per sedurre devi indurre gli altri a sedurre te. Questo è il principio non negoziabile, cioè in realtà devi spingere le altre persone, siano essi uomini, siano essi donne, quindi anche le donne in qualche modo devono essere indotte, diciamo così, a manifestare un interesse palese, conclamato, razionalizzato nei tuoi confronti. Perché soltanto in questo caso, paradossalmente, potrai avere a che fare con delle persone che in qualche modo ti inseguono, cercano di conquistarti. E questa è la cosa fondamentale perché è l'unico modo per poter imporre dei vincoli. Perché io posso mettere dei vincoli, delle condizioni. Quindi il vincolo è una condizione. Vuoi vedermi? Comprami sta macchina, comprami sta casa. No, per uno scherzo, però vuoi vedermi? Vieni qua sull'Everest dove io abito. Non lo so, faccio un esempio. Però è comunque l'unico modo per imporre dei vincoli, per imporre delle condizioni. Quindi questa è la regola base, imprescindibile, non negoziabile della seduzione. E come si fa a far sì che appunto dare l'illusione al sedotto o alla sedotta di essere un seduttore o una seduttrice? Perché bisogna dargli questa illusione di dargli questa illusione. Allora, perché poi in realtà lo puoi mettere nel tritacarne, o lo puoi mettere nel tritacarne dopo, perché avrai tutta la possibilità di porre vincoli, porre le condizioni. Più vincoli metti, più le persone si innamorano. Se gli metti un grosso vincolo, si innamorano molto di più perché devono fare delle cose per averti, per possederti. E allora come si effettua tutto questo? Beh, come si effettua? Si effettua con le tecniche di seduzione, con diverse tecniche di seduzione. Indirette però, indirette cosa significa? Che tu non gli dici palesemente mi piaci, ti voglio, ho bisogno di te, ma fai delle azioni indirette. Le azioni indirette quali sono? Sono quelle di come dire, mandare degli stimoli subliminali, cioè al di sotto della soglia di coscienza. La persona non deve rendersi conto degli stimoli che le vengono inviati. E quindi tu diventerai un bersaglio emozionale per la sua parte emotiva, cioè sarà la parte emotiva dell'altra persona a desiderarti, sarà la parte emotiva dell'altra persona a desiderare di compiacerti e quindi tu diventerai un oggetto di desiderio. Ecco, sedurre in questo caso vuol dire diventare oggetti di desiderio. E puoi diventare oggetto di desiderio se mandi gli stimoli alla sfera emotiva, gli dai nutrimento, gli fai sentire che c'è cibo. Ad esempio, una cosa importante è, siccome le cose che noi viviamo un tempo, che abbiamo vissuto un tempo in maniera passiva, le tendiamo a rivivere in maniera attiva, cioè faccio un esempio, se molte persone da piccolo, turbamento base, hanno vissuto in modo passivo, cioè hanno subito il rifiuto, da adulti, grazie ai meccanismi di difesa, saranno persone che tenderanno a rifiutare, ma si coinvolgeranno fortemente, pesantemente, con le persone che li rifiuteranno, che li faranno sbattere proprio il naso sulla porta, che li faranno rimbalzare, che li tratteranno proprio snobbandoli, non prendendoli in considerazione, snobbandoli. E perché gli tiri giù la maschera?
gli butti finalmente giù la maschera e li fai entrare in contatto veramente con quel senso del rifiuto da cui loro hanno voluto difendersi, rifiutando per primi. E glielo fai rivivere, glielo fai subire. E questo è fondamentale, perché la loro parte emotiva in realtà vuole viversi il rifiuto. Hanno messo in atto questo comportamento opposto come meccanismo di difesa. E quindi è ovvio che se uno rifiuta ha difficoltà di essere rifiutato e quindi tu devi rifiutarli per primo o per prima. Li conosci e in 2 minuti puoi capire se hanno vissuto il rifiuto e ti vai a vedere i video per capire come fare sull'analisi della comunicazione non verbale qua, ma anche sul mio canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Sono tutti i link della comunicazione non verbale che ti puoi andare a vedere per capire, tutti i video sulla comunicazione non verbale per capire anche come farla capire che una persona ha vissuto il rifiuto. Ebbene, tu la rifiuti subito, la rifiuti d'amblè, le dici guarda, no, la prima volta che ci esci, no, non sei il mio tipo, sei troppo o troppo poco, qualche cosa che ti inventi. Questo è un flash che gli dai, è un flash ipnotico, oserei dire, per cui seduci in questo modo e cioè dai uno stimolo e induci la persona ad inseguirti. Quindi questo ti vuole inseguire perché poi vuole rifiutarti lui o lei. Capisci qual è il motivo? Ti vuole inseguire per rifiutare, tu scappi. E più ti insegue, più si coinvolge. E alla fine hai ottenuto quello che dicevo all'inizio, di dargli l'illusione di sedurti, ma in realtà sei tu che ti rifili, il burattinaio devi essere tu e non il burattino. Anzi, fa un video, smetti di essere burattino e diventa burattinaio. Questo video lo faccio dopo perché ci sono qualcosa sul condizionamento che è interessante. Bene, per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Teramasco. Iscriviti al canale e anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!